Buongiorno ragazzi. Ciao, buongiorno a tutti. Nuova giornata dalla capitale Yerevan. E nuova camminata. Nuova camminata. Ieri poi abbiamo fatto 5 km e altrettante 5 ore di imprecazioni per quanto ci è accaduto con il nostro portapotti. Purtroppo andate a vederlo. È una situazione che ci lascia basiti e a cui sarà difficile trovare una soluzione. Comunque vediamo ora con il proseguo delle giornate. Oggi ci dedichiamo all'esplorazione di un'altra parte della città che ci mancava. Siamo qui davanti alla cattedrale della città. Ci siamo spostati dal parcheggio dove eravamo ieri. Eravamo nel parco, se vi ricordate, sotto alla statua di Madre Armenia. Non vi abbiamo detto che Yerevan è piuttosto grande e popolosa. Pensate che circa un terzo della popolazione di tutta l'Armenia vive proprio qui nella capitale, che conta più o meno 1.200.000 abitanti, ovviamente con tutto il comprensorio, insomma. La parte storica, come diceva Fede, ci andremo adesso, vedremo un po', insomma. Non sappiamo sinceramente cosa aspettarci, ecco. E infatti il bello della scoperta è anche questa. Oggi sembra che ci sia il sole e da domani le previsioni non promettono nulla di buono, quindi cerchiamo di approfittarne oggi. Esatto. Ci siamo svegliati, per dire la verità, un po' di pioggerellina sul tetto c'era. Quando abbiamo aperto era tutto chiuso e grigio, però insomma ora si è aperto e facciamo l'escursione, la passeggiata ora, perché è molto variabile il clima con queste super montagne accanto e cambia molto velocemente. Oggi tra l'altro è domenica e sembra che ci sia la messa. Eventualmente facciamo una visita dentro la cattedrale al ritorno quando andiamo a recuperare Charlie. Perché c'è un sacco di confusione, abbiamo sentito che c'è la celebrazione e quindi non vogliamo disturbare, insomma, nel senso che anche per noi per fare riprese non sarebbe semplice. E poi visto che c'è il sole ne approfittiamo. Facciamo questa lunga passeggiata che ci porta verso il centro storico della città. Dopo pochi passi siamo arrivati in Piazza della Repubblica, qui abbiamo il Palazzo del Governo e camminando abbiamo notato tantissime ambasciate di tutte le nazioni. Abbiamo trovato quella francese, quella giapponese, Svizzera qui dietro, la Svizzera, dell'Arabia Saudita. Sono tutte concentrate in questa città. Esatto, come se, ma poi più che altro vicine, come se fossero, fai conto, in un unico quartiere, ecco, una cosa del genere. E poi un'altra cosa degna di nota, con una giornata così risalta ancora di più, qui nella parte storica del centro usavano, perché sicuramente non sono edifici recenti, questi palazzi appunto con questi blocchetti, così li chiamiamo noi, non sappiamo come si chiamino, colorati, tendenti all'ocra, al marrone, al bordeaux. E guardando appunto questi edifici si ha questa sensazione così multicolorata e è un po' una nota piacevole all'interno del grigiume che dicevamo nei giorni scorsi, no? Complice, ripeto, forse anche il sole di oggi. Sembrano un po' dei palazzi costruiti con la Lego, con i mattoncini Lego. Lo sapevo, guarda, io temevo che se arrivasse lì, ci siamo arrivati. Comunque non sono di Lego, non sappiamo il materiale, se fosse di origine vulcanica, potrebbe essere. Probabilmente il territorio qui circostante si presta per questi materiali. Però ecco, se qualcuno eventualmente sa di cosa sono costruiti, qualcuno che conosce bene l'Armenia, ci farebbe piacere sapere la composizione di questi edifici, ce lo scriva nei commenti. E mentre qui usano questi pannelli riflettenti per illuminare questo ragazzo, di là c'è il super carro attrezzi Tamarro e noi stiamo attraversando questa piazza centrale, siamo di fronte al museo di storia dell'Armenia.
Stiamo percorrendo questo vialone che attraversa una zona molto moderna. Abbiamo visto dei palazzi molto attuali e poi pare essere il corso principale di Yerevan. Dietro di noi, se non ci fossero problemi di visibilità, ci sarebbe la vetta del monte Ararat, mentre di fronte a noi vediamo l'obelisco da cui siamo scesi ieri per fare la famosa cascata. Ora dalla GoPro è lontano, non so se si percepisce, però svetta con la sua altezza di 60 e oltre metri. Esatto, si vede. E praticamente ci siamo ricongiunti al tratto che abbiamo fatto ieri, siamo arrivati al teatro. Sì, alla fine il centro è piccolino, si gira bene, ci sono un paio di parcheggi dislocati nei dintorni al confine tra il centro e la periferia che sono molto utili e comodi, uno dei quali è quello dove siamo andati ora. Ora c'è da dire che è cattedrale. domenica, quindi bisogna vedere dal lunedì al sabato da prendere con le molle, però insomma a noi ci ha aiutato come al solito Park4Night, quindi se doveste avere problemi cercate su Park4Night e comunque parcheggi se li trovano, ecco. Qui dietro abbiamo anche il Parma Supermarket, chissà se vendono il prosciutto di Parma. Secondo te? Non credo, però ora che l'hai nominato mi va. Oppure lo fanno pagare tipo 30 euro al chilo. Anche. Qui in città esistono ancora i filobus, quant'era che non ne vedevo uno? Da tempi di Milano. Da tempi di Milano, sì, perché io sono milanese di origine e a Milano c'era, penso ci sia ancora, il filobus. Allora, notiamo lungo il nostro cammino tutte queste macchinette automatiche attraverso le quali possiamo ricaricare ad esempio il telefono. Viva MTS, Viva Visa Telcel, poi c'è la Team Telecom Armenia, Ucom. E probabilmente ora qui non abbiamo cambiato lingua, ma probabilmente anche fare altri pagamenti. Sì, tipo vedi? questo sembra l'energia elettrica, così ha senso. La stessa cosa come abbiamo trovato in Georgia, Sì. mentre in Turchia questi pagamenti così veloci non li abbiamo trovati. Infatti con la nostra SIM turca abbiamo sempre sofferto per fare le ricariche. Sì, l'unico neo erano queste della Turchia, perché poi ci siamo trovati sempre bene. Lungo la nostra camminata siamo giunti di fronte alla Moschea Blu. Ora vediamo se è aperta e se possiamo entrare. Siamo entrati all'interno della corte, abbiamo tutte queste nicchie. Ed ecco la bellissima moschea caratterizzata da questo tetto a cupola completamente blu. Qui dentro abbiamo anche una esibizione permanente di arte iraniana, delle opere veramente splendide.
Ora entriamo dentro questo mega centro commerciale. Quello che pensavamo fosse una sorta di bazar con un po' di negozietti, un po' di luoghi dove trovare anche qualcosa da mangiare, in realtà è un mega supermercato con un centro commerciale e tutti i luoghi tipo Burger King che a noi non piacciono. Noi vogliamo cercare qualcosa di locale. Ora ci dirigiamo verso Charlie e vediamo se troviamo qualche negozietto, qualche ristorantino locale, di street food anche. Si mangia qui, vai. Dopo tanto camminare abbiamo trovato un posticino che ci piaceva. Diciamo non abbiamo resistito, dai. Cosa abbiamo preso? 2 di questi qui che non si chiamano kebab, si chiamano in un altro modo, ma non ce lo ricordiamo perché ce l'ha detto in armeno. Ed è incomprensibile. È incomprensibile. Praticamente è la versione armena del kebab turco. Noi ci fidiamo. E questi sono solo quelli piccoli. Quelli piccoli, pensate quelli grandi. Guardate qua, questa è la mia mano. 2,50 € all'uno? Sì, abbiamo speso 5 € in tutto e un po' d'acqua anche. Ci rifocilliamo almeno. Sì, ci vuole, è l'ora di pranzo, quindi pit stop e poi ripartiamo. Buon appetito! Dopo questa bella mangiata e questa bella camminata siamo tornati alla cattedrale. Ora proviamo ad affacciarci al suo interno. Non c'è più suoni, quindi forse la messa è finita. Facciamo una visita e poi raggiungiamo Charlie e ci spostiamo. Attraversiamo il piano centro della città. Ecco, proprio nel caos più totale della domenica pomeriggio. Con Charlie abbiamo praticamente attraversato tutte le grandi capitali. Dopo Atene siamo passati Salonicco, vabbè, Tbilisi l'abbiamo attraversata con Charlie e ora è la di volta di Yerevan. Yerevan. Istanbul però mira il dito. e Ankara, via. Charlie è top, ma anche Fede è bravo, bisogna dirlo. No, prima non si è ripreso, ma ci siamo ritrovati per il corso. Esatto. Perché poi Google è pazzo, no? Sì, ci siamo ritrovati per il corso, per fortuna c'era un semaforo per i pedoni, se no avremmo fatto strike. Vabbè, e ora tentiamo di raggiungere un altro posto che abbiamo individuato, però come vi dicevamo sono usciti tutti pomeriggio, anche perché ha fatto mezz'oretta di pioggerellina. Infatti ci sarà chiusi dentro Charlie. Un po' di confusione, vento, pioggia e poi è passato tutto e ora è ritornato il sole, quindi si vede che gli armeni sono usciti tutti ora, vanno a fare la passeggiata della domenica pomeriggio e quindi ci vorrà un po' per raggiungerlo questo posto perché è un pochino fuori dal centro. Questa è la fabbrica del brandy e della vodka. Il marchio Ararat qui sembra essere molto gettonato. E qui di fronte il museo Ararat, lo stesso marchio Ararat che qui pare essere di casa, che produce brandy e vodka. Addirittura ci hanno fatto una distilleria museo. Infatti all'ultimo supermercato dove eravamo entrati un attimo c'era una persona davanti a noi con una bottiglia di Ararat grossa così. E io sono rimasto a bocca aperta, ho speso un botto di soldi. Allora era quello. Era quello. Lo stadio di Yerevan. Non so se vi abbiamo detto quanto costa il diesel qui in Armenia, non mi ricordo. Costa 540 dram.
Al cambio in euro circa 1,18-1,20. L'abbiamo trovato anche a 1,10 euro circa, quindi in alcuni posti si trova un pelino più basso, però in Georgia costa comunque meno, perché in Georgia di media costa sui 90-95 centesimi. Con quanto costa in Italia, stavo dicendo, va benone anche 1,10 euro, 1,20 euro. Allora, stiamo andando ragazzi in un luogo molto sentito e molto particolare sia per la città di Yerevan che per tutta l'Armenia, direi, che è praticamente il memoriale ed il museo per il genocidio armeno. Poi appena arrivati vi spiegheremo tutto. Siamo giunti di fronte al memoriale in ricordo del genocidio degli armeni. Qui c'è anche un museo che purtroppo è chiuso, anche domani sarà chiuso e quindi non possiamo visitarlo. Vediamo un po' anche l'affaccio che c'è sul terrazzo. Da qui possiamo vedere bene tutta la città di Yerevan, vediamo bene anche l'antenna della televisione che spicca su tutta la città. Alle mie spalle c'è anche il monte Ararat che come sempre rimane nascosto dietro la foschia e le nuvole. Allora, venendo vi abbiamo parlato di un monumento, di un memoriale al genocidio. Genocidio è una parola forte, ma effettivamente è stato un genocidio. Il tutto risale all'anno 1915, anno che ha sconvolto proprio il popolo armeno, perché all'interno della Turchia, legata dalle leggi del Corano, una cerchia ristretta si facevano chiamare giovani turchi, si sono alleati e hanno cominciato a contrastare con la forza il popolo armeno. Nel periodo tra il 1915 e il 1916 questo esercito, approfittando anche del fatto che i paesi confinanti e i paesi occidentali erano impegnati a confermare i propri confini durante appunto il conflitto bellico, questo esercito praticamente ha deportato e sterminato 1,5 milioni di cittadini armeni. Da allora il popolo armeno aspetta ancora il riconoscimento di questo crimine contro l'umanità. Dall'altra parte il popolo turco e soprattutto il governo turco non riconosce questo genocidio. Abbiamo anche letto che la Turchia avrebbe fatto domanda di entrare nella comunità europea, ma la stessa comunità europea ha chiesto, diciamo, al governo di Ankara una sorta di scuse e di riconoscimento del fatto storico avvenuto come genocidio. Al momento la Turchia, ripeto, non si sbilancia e non proclama un genocidio, questo fatto storico molto importante, e quindi la situazione è ferma e bloccata lì. Il popolo armeno è profondamente colpito ed offeso e abbiamo visto anche con i nostri occhi che non ci sono tracce di Turchia all'interno di questa nazione. Non si può parlare di Turchia perché il popolo armeno veramente ha una rabbia profonda nei confronti di questa nazione che è confinante, e questo ci spiega anche perché i confini sono chiusi, bloccati e pattugliati militarmente. Il confine intendo ovviamente fra Turchia e l'Armenia. Passeggiando poi per la capitale c'è questo monte prorompente, al di là del fatto che si veda con difficoltà per via delle nuvole, ma il monte Ararat è sempre stata una montagna sacra appartenente al territorio armeno e la Turchia se n'è impossessata. Praticamente all'Armenia gli hanno tolto gran parte del territorio. Esatto. Verso tutti i versanti dei suoi confini è rimasto un territorio molto piccolo, poco più grande della Lombardia,
e questo è un fatto che si sente respirare nell'aria degli armeni. Gli armeni sono un popolo molto profondamente colpito. Pensate che all'interno anche del museo, la signora che ci ha accolto, il museo quello della storia della guerra, ci ha mostrato subito il Monte Ararat, lo stemma con il Monte Ararat ufficiale della nazione armenia. Loro ci tengono tantissimo, per loro è un monte sacro. Lo ricordiamo per chi non avesse visto i video precedenti della Turchia. L'Ararat è il monte simbolo dove l'Arca di Noè, dove dopo 150 giorni di diluvio universale approdò. Quindi questo, diciamo, monte, che poi è veramente esagerato perché è oltre 5.000 metri, è venerato proprio dalla popolazione armena, e sentirselo portare via è stata una ferita incolmabile. Se poi ci mettiamo tutto questo genocidio che vi stiamo raccontando, diventa un popolo profondamente colpito e anche arrabbiato, direi. È arrabbiato, e quindi infatti avevamo letto nel web, ci avevano detto di non sbandierare adesivi turchi, eccetera, di eccetera, non ostentare gadget e quant'altro. Esatto, perché comunque insomma ci potrebbero essere delle rivendicazioni, perché sono bravi, sono accoglienti. Ci è piaciuta molto l'accoglienza dell'Armenia, però si sente molto, secondo me è palpabile questa rabbia che hanno nei confronti dei vicini. Quindi, giunti su questo luogo così particolare, notiamo subito questo muro di granito che è lungo 100 metri, su cui sono riportate le scritte di molte città che sono state sottomesse dagli ottomani. Praticamente su questo muro di basalto sono riportati i nomi delle città da cui sono stati poi deportati gli abitanti, e si parla di 1,5 milioni di persone. Qui accanto a noi, che fa parte anch'esso del memoriale, abbiamo il Tempio dell'Eternità, e già il nome vi dovrebbe far capire molto. Praticamente si tratta di 12 stele di granito, sono messe in forma circolare. Il visitatore, entrando, scende degli scalini e abbassa la testa. E è stata voluta questa cosa, perché in questo modo si prostra, si mostra un segno di rispetto nei confronti ovviamente delle vittime. E per ultimo, da questa parte abbiamo questo altissimo pilastro commemorativo che si chiama Armenia Rinata, e serve a dimostrare la voglia di rinascita e di riscatto del popolo armeno. Qui siamo all'interno del tempio e si può notare questa fiamma, la fiamma eterna che non si spenge mai. Abbiamo incontrato anche un gruppo fotografico francese che stanno facendo tutte le foto insieme, probabilmente una spedizione fotografica. E nel frattempo è uscito un raggio di sole.
Rientrando verso Charlie facciamo una passeggiata e stiamo attraversando il bosco della memoria, dove ci sono tantissimi alberi che sono stati piantati o donati da presidenti e personaggi illustri di tutto il mondo. Per lo più abeti, la maggior parte sono abeti. Questo qui ad esempio è stato piantato dal presidente della Finlandia, mentre lì ne abbiamo un altro importante. Questa è una frase, una dedica di Giovanni Paolo II, che praticamente manda una preghiera a tutto il popolo armeno per la loro sofferenza. All'interno del parco troviamo questa stele, che è tradotta con il suo cartellino a fianco, dove dice che la Francia riconosce pubblicamente il genocidio armeno del 1915. Infatti questa è una ferita ancora aperta, non tutti la riconoscono, alcuni paesi sì, altri no, e quindi è una lunga diatriba che continua da anni e chissà se riusciranno mai a trovare la pace, la pace in questa cosa. Speriamo, noi lo speriamo.